Ciao a tutti, amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche generali per la seconda parte di marzo 2023. Wow, abbiamo la carta della stella, amici dell'Aquario. Periodo di nuovi obiettivi, probabilmente per qualcuno, periodo di anche canalizzazioni, magari si tratta di qualche nuova idea che arriva. Quando c'è la carta della stella c'è anche un po', diciamo, lo zampino del destino, se vogliamo. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di più oroscopi. Trovate il link al corso base gratuito di tarocchi e trovate anche il link alle previsioni semestrali per il 2023. Per chi invece poi volesse contattarmi può scrivermi un'email. Bene, cominciamo con un 3 di bastoni, un 2 di spade, 5 di pentacoli, 3 di pentacoli, regina di coppe, 9 di pentacoli e 4 di coppe, ragazzi. Direi che con questo 3 di bastoni si inizia subito con un progetto, un qualche tipo di questione che è andata avanti. Può essere proprio l'obiettivo di cui ci parla la stella. È anche vero però che c'è un 2 di spade, quindi o qualche cosa non vi è chiaro o potrebbe essere che ci sono dei dubbi inerenti al modo di andare avanti verso questo progetto. È come se ci fosse un'idea di espansione, però poi per qualche motivo entrano i dubbi e mi verrebbe da dire che entrano anche le paure, ragazzi, perché questo 5 di pentacoli è sempre un po' legato ad una mentalità di carenza. Quindi fate attenzione anche ai pensieri che formulate. Ipotesi. Non spendo molto per questo oggetto che magari vi serve per lavorare, perché non so come andrà nel futuro e quindi preferisco spendere meno adesso e risparmiare un po' di più. Questo tipo di pensiero e di azione manda all'universo l'energia del vostro dubbio, ok? Quindi è un po' come un titubare, ok? Non ho fiducia su come andrà nel futuro e quindi adesso mi comporto proprio così, come io risparmio in questo momento, non investo come vorrei o dovrei investire perché non so come andrà il futuro. Quindi è un po' quel discorso lì come per dire il futuro è incerto. Invece quando uno parte da una certezza, sono sicuro che questo arriverà così, punto l'obiettivo e nonostante tutto vado avanti e perseguo i miei sogni, è un po' come darlo per scontato che prima o poi arriverà. Si tratta solo di... Guardate, francamente, la strada, è un po' quello che ho fatto io adesso, no? Si tratta di trovare la giusta strada, però non mollare l'obiettivo, ecco, non diventare titubanti in riferimento a questo tipo di progetto, a questo tipo di situazione, ok? Allora, abbiamo anche un 3 di pentacoli e ho come la sensazione che siate su questa mentalità di carenza perché fondamentalmente è vero che il progetto, piuttosto che la vostra posizione, insomma, è cresciuta, è andato avanti, ma ho come la sensazione che pecchiate un po' di scarso amor proprio, perché con il 3 di pentacoli c'è sempre la sensazione di non essere all'altezza di terminare questo progetto, di non essere all'altezza di una relazione, di non essere all'altezza di affrontare un certo cambio nella vita magari. O in questo caso per qualcuno potrebbe essere che non si è sicuri di riuscire a raggiungere questo sogno. È un po' quello che vi dicevo prima, no? Adesso poi lo andiamo a vedere con i mini tarocchi. Però abbiamo anche la regina di coppe e qui potrebbe essere o una persona, ragazzi, che magari vi viene in aiuto, una persona vicino a voi che vi dà amore, mi viene da dire. Ehm, Oppure potrebbe semplicemente essere che inizierete, grazie anche a questa stella, a prendere maggior consapevolezza delle vostre emozioni, di quello che vi circola dentro. E questo vi darà più potere personale. La carta del 9 di Pentacoli è una carta di forte indipendenza, anche proprio da un punto di vista pratico, materiale, economico.
Fate attenzione però perché con il 9 di pentacoli si rischia di crogiolarsi anche forse un po' troppo in quello che si ha e si rischia di non vedere un'occasione che potrebbe entrare. Andiamo a vedere carta per carta. Andiamo a vedere il 3 di bastoni, 10 di coppe e la carta del matto. È come se ci fosse un inizio di, e vi dico inizio perché c'è il matto, di un nuovo gruppo. Ho come la sensazione che qualcuno sia stato trasferito al lavoro e ci sia un nuovo gruppo con cui cominciare. Per qualcuno il 10 di coppe invece fa riferimento alla famiglia, che in un certo senso sta progredendo, in un certo senso sta... È come se ci fosse un nuovo inizio all'interno della famiglia. Può essere una nascita per qualcuno, ragazzi, o può essere semplicemente l'idea di creare una famiglia. Vi ripeto, c'è anche un progetto, ci sono delle collaborazioni, quindi se non è una famiglia in senso affettivo, può essere una famiglia in senso lavorativo, un gruppo comunque. Andiamo a vedere il 2 di spade. Otto di bastoni e la carta della stella nuovamente. Qui si tratta di comunicare quello che pensate, quello che vi turba, quello che vi lascia perplessi. E vi dico comunque che l'otto di bastoni può anche fare riferimento a delle notizie che arrivano e che in qualche modo vi ridanno la speranza, ragazzi. Vediamo questo 5 di pentacoli un po' pesante. Ho come la sensazione che ci sia tutta una questione emotiva stabile, ma quello che pecchi un po' sia la questione del denaro o di come gestire le risorse. Sì, c'è anche la morte, quindi è un po' come se si dovesse rigenerare o ricreare, ristabilire, diciamo, questo senso di pienezza di cui ci parla il 10 di pentacoli. Qui ho come la sensazione che qualcuno abbia paura di perdere quello che si è acquisito, eh. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. Allora, abbiamo un 5 di spade al contrario, come sono volate. Il mago e la torre. Wow! Mm. Ragazzi, io ho come la sensazione che qui... sapete quando vi dicevo che non vi sentite all'altezza? Ho come la sensazione che questa mancanza di amor proprio, o se non fosse quello il vostro caso e il 3 di pentacoli rappresentasse la collaborazione, ipotesi, ho come la sensazione che qui qualcuno avrà un crollo delle proprie idee, delle proprie... Perché comunque c'è un 5 di spade, sono i conflitti della mente e questo è il crollo dell'ego. Quindi è un po' come se doveste ricostruire un inizio, un obiettivo. Non fatevi condizionare da quelle che sono le lotte mentali. Andiamo avanti, vediamo la regina di coppe. Le lotte mentali potrebbero anche essere le lotte che ci sono con questo 2 di spade. Vado di qua, vado di là. Scelgo o non scelgo. Che poi anche non scegliere è una scelta, però... abbiamo un 7 di pentacoli al contrario. Un cavaliere di pentacoli, una regina di pentacoli e un 2 di pentacoli. Ragazzi, tanti pentacoli. Tante questioni legate alla quotidianità, alla materialità o anche proprio alla moneta, al soldo. Qui è come se ci fosse qualcuno che non vuole più aspettare, questo prendere consapevolezza, prendere coscienza di quello che voi provate, di quello che voi vivete, vi dà la possibilità di andare avanti, diciamo con un'altra prospettiva.
Se per esempio le due figure qui per voi fossero due persone, ho come la sensazione che vi stancherete di dar retta a due persone diverse, inizierete a collegarvi di più con quello che è il vostro sé superiore. C'è un po' di impazienza in questo momento, diciamo verso la quarta settimana di marzo. Ragazzi, potrebbe anche essere che ci sia una discussione a livello familiare che voi dovrete appianare. Andiamo a vedere, non perché la facciate voi, ma voi sarete i mediatori. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Abbiamo un asso di bastoni, abbiamo un 5 di bastoni e un 5 di coppe. E che ho la sensazione che qui semplicemente prenderete azione, farete qualche cosa per dimostrare il vostro amor proprio che destabilizzeranno un poco. Può anche essere che voi siate un po', diciamo troppo concreti per gli altri. E ad un certo punto quando prenderete questa decisione, insomma, è un po' come il dire: "Okay, per me è così e non vedo altre soluzioni e non accetto lamentele e non ritratto la mia proposta." È un po' una cosa di questo genere e questo potrebbe portare effettivamente qualche tipo di scompiglio, qualche tipo di delusione, qualche tipo di pentimento, magari perché siete un po' troppo diretti e concreti nel come dite le cose. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Ecco, il 4 di coppe ho come la sensazione che sia un avvertimento. Fate attenzione alle proiezioni o alle paure che avete inerente a questo re di bastoni. Io non so chi per voi rappresenti il re di bastoni, però se non fosse una persona potrebbe essere, ok, vi state mettendo in questo nuovo progetto, qui le collaborazioni sono un po' così, vuoi un po' per la vostra mentalità e per quello che state proiettando, comunque per il messaggio che state mandando all'universo, vuoi anche perché probabilmente ci sono queste interferenze, queste persone che magari fanno parte della famiglia, che vi vorrebbero aiutare, però che in realtà è più il conflitto che creano che l'aiuto che apportano. Quindi probabilmente qui con i 9 di pentacoli inizierete un attimino a puntare i piedi. Da lì in avanti ho come la sensazione che le carte vi vogliono dire fate attenzione però che puntare i piedi va bene, ma poi bisogna anche avere capacità di comando, bisogna anche essere in grado di gestire la situazione da soli se non si vuol dar retta agli altri. Interessante, fatemi sapere come vi risuona. Andiamo a vedere ancora un oracolo e poi ripresento un vecchio amico. Chi mi segue da molto tempo lo conosce già e per le persone che mi seguono da meno tempo lo scoprirete tra poco. Wow! Carta numero 37, creazione. Qualcosa di nuovo e espressione dell'anima. Che bello. La creazione è... metto anche il mago qui. L'espressione dell'anima, dice appunto, no? Quindi sento molto questo matto perché è l'impulso, anche proprio verso la creatività, verso l'andare, lo scoprire, il fare, il conoscere, la curiosità. Ed effettivamente anche qui parla di qualche cosa di nuovo. Bene, cari amici dell'Acquario, arriviamo al nostro amico. Allora, il nostro amico è il pendolo. Chi mi segue da un po' sa che ogni tanto lo tiro fuori. C'è già un video nelle playlist che parla di come usare il pendolo, lì spiego come farne uno, come pulirlo e come funziona. E oggi andremo a vedere alla domanda che andrete a fare quale sarà la risposta. Quindi, se avete bisogno di un attimo, mettete pure il video in pausa e semplicemente concentratevi e fate una domanda la quale risposta possa essere sì oppure no. E vediamo per gli amici dell'Acquario
qual è la risposta del nostro pendolo. Cari amici dell'Aquario, la risposta è un forse, e quando normalmente le risposte sono così è perché o non è ancora momento per voi di sapere la risposta, oppure diciamo che le energie non sono ancora abbastanza allineate per darvi una risposta. Quindi magari richiedetelo tra un po' di tempo. Cari amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Se vi è piaciuto, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare, lasciare una donazione. Ogni tipo di supporto per me è davvero molto importante e di fatto ringrazio tutte le persone che si prendono anche solo quel minuto per scrivere grazie nei commenti. Quindi grazie davvero di cuore. Io vi auguro ogni bene, spero che la lettura vi sia stata utile, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!